Lezione 1. Viaggiare con un budget limitato. Ciao Anna, sto programmando il mio viaggio e sono propenso a soggiornare in ostelli per risparmiare denaro. Ciao John, è una scelta intelligente. Gli ostelli sono anche un ottimo modo per incontrare altri viaggiatori. Esattamente. Adoro l'idea di condividere esperienze con persone provenienti da luoghi diversi. È un'opportunità davvero unica. Hai già esaminato qualche ostello specifico? Ne ho trovati alcuni con ottime recensioni. Alcuni offrono anche colazione gratuita e attività di gruppo. È fantastico. La colazione gratuita è sempre un vantaggio quando sei in viaggio. Di sicuro. Inoltre, ho sentito che alcuni ostelli organizzano tour della città. È un ottimo modo per esplorare. È anche un modo perfetto per incontrare nuovi amici. Hai intenzione di viaggiare da solo? Sì, penso che sarà un buon modo per immergermi nell'esperienza. Decisamente. Viaggiare da soli può essere liberatorio. Assicurati solo di rimanere al sicuro e consapevole. Assolutamente. Manterrò le mie cose al sicuro e mi fiderò del mio istinto. Buon piano. Quali altre attività speri di fare durante il tuo viaggio? Voglio provare il cibo locale e magari seguire qualche corso di cucina. Sembra fantastico. Imparare a cucinare piatti locali è un modo divertente per entrare in contatto con la cultura. Non vedo l'ora. Questo viaggio sarà un'avventura. Lezione 2. Trading e sopravvivenza. E Anna, ho letto di come gli antichi facevano affidamento sulla caccia per procurarsi il cibo. Commerciavano anche pelli di animali con provviste. Ciao John, è affascinante. La caccia deve essere stata essenziale per la loro sopravvivenza. Che tipi di animali cacciavano? Cacciavano una varietà di animali come cervi, conigli e selvaggine ancora più grande come gli orsi. Le pelli fornivano calore e protezione. Ha senso. Allora era importante utilizzare ogni parte dell'animale. Avevano strumenti specifici per la caccia? Sì, usavano lance, archi e frecce. Questi strumenti erano fondamentali per catturare il cibo e assicurarsi che avessero abbastanza da mangiare. Posso immaginare quanto dovevano essere abili. Avevano anche un sistema per il commercio? Assolutamente. Il commercio con le tribù vicine li aiutava ad acquisire cose che non potevano produrre da soli, come cereali o ceramiche. È interessante il modo in cui le prime società costruirono relazioni attraverso il commercio. Cosa pensi che abbiano apprezzato di più nel commercio? Penso che il cibo e gli strumenti fossero molto apprezzati, ma anche cose come gioielli o oggetti decorativi hanno aggiunto bellezza alle loro vite. Giusto! È sorprendente pensare a quanto fossero interconnesse le loro vite, anche senza la tecnologia moderna. Decisamente. Mostra quanto possono essere intraprendenti le persone. Mi chiedo come comunicassero durante gli scambi. Probabilmente usavano gesti e parole semplici. Il commercio avrebbe richiesto una comprensione di base dei bisogni reciproci. Molto vero. E uno sguardo affascinante su come i primi esseri umani vivevano e si adattavano. Lezione 3. Il sistema della giuria. Ehi Anna, stavo leggendo delle origini del sistema della giuria. Tutto è iniziato con casi in cui le persone sapevano del crimine. Ciao John, è interessante. Quindi la vittima e l'imputato hanno avuto un ruolo chiave all'inizio del processo con giuria?
Esattamente. L'idea era che i cittadini comuni aiutassero a determinare la verità. Ha reso il processo più democratico. Questo è un cambiamento significativo rispetto al semplice fatto di avere un giudice che decide tutto. Come venivano selezionati i giurati allora? Inizialmente i giurati venivano spesso scelti dalla comunità locale, il che garantiva che conoscessero le persone coinvolte. Ha senso. Coinvolgere la popolazione locale potrebbe portare a giudizi più equi. Questo sistema si è evoluto nel tempo? Sì che è stato così. Nel corso degli anni il processo di selezione è diventato più strutturato per garantire imparzialità ed equità. Vedo. È affascinante come sia cresciuto il sistema legale. Quali pensi siano le sfide di avere una giuria? Una sfida è garantire che i giurati rimangano imparziali. Devono concentrarsi solo sulle prove presentate in tribunale. È vero. Può essere difficile mettere da parte le opinioni personali. Hai mai fatto parte di una giuria? Non ancora, ma penso che sarebbe un'esperienza interessante. È un'opportunità per partecipare al sistema giudiziario. Assolutamente. È un dovere civico che aiuta a sostenere la giustizia e l'equità nella società. Sono d'accordo. Comprendere il processo della giuria è essenziale per tutti. Lezione 4. Esperienze di jet lag. Lei ha mai sperimentato il jet lag dopo aver viaggiato? Ciao John. Sì, l'ho fatto. Mi colpisce sempre, soprattutto dopo lunghi voli. E tu? Mi sento allo stesso modo. Mi ci vogliono giorni per adattarmi al nuovo fuso orario. Cosa fai per affrontarlo? Cerco di adattare il mio programma di sonno prima di viaggiare. Aiuta un po', ma mi sento ancora stanco. Questa è una buona strategia. Bevo molta acqua anche durante il volo per mantenermi idratato. L'idratazione è fondamentale. Evito anche caffeina e alcol prima e durante il volo. Esattamente. Questi possono peggiorare il jet lag. Hai trovato qualche rimedio che possa aiutarti? A volte faccio dei brevi sonnellini quando arrivo, ma cerco di rimanere sveglio fino all'ora di andare a dormire per adattarmi più velocemente. Sembra intelligente. Quando arrivo vado anche a fare una passeggiata fuori per prendere un po' di luce naturale. È un'ottima idea. L'aria fresca e la luce solare possono davvero aiutare a ripristinare il tuo orologio biologico. Viaggiare è così emozionante, ma il jet lag può essere una sfida. Fa tutto parte dell'avventura, immagino. Lezione 5. Risultati del mercato. Ehi Anna, sono appena tornata dal mercato del contadino e c'è un ottimo affare per le fragole. Ciao John, sembra fantastico. La frutta e la verdura fresca sono così importanti. Cos'altro hai trovato? Avevano anche pomodori e cetrioli biologici. Dovrei prenderne un po' per le mie insalate questa settimana. Decisamente. I prodotti freschi fanno un'enorme differenza nel gusto. Cucini spesso con loro? Ci provo. Adoro preparare insalate e fritture. È un modo sano di mangiare. Sono d'accordo. Inoltre, è divertente sperimentare ricette diverse. Hai provato qualche nuovo piatto ultimamente? Sì,
Ho preparato un'insalata di quinoa con pomodori, cetrioli e una vinaigretta al limone. È stato delizioso. Sembra rinfrescante. Adoro aggiungere il limone ai miei piatti. Ravviva i sapori. Esattamente. Mi piace anche aggiungere erbe del mio orto. Basilico fresco e prezzemolo ne esaltano davvero il gusto. È un'ottima idea. Dovrei avviare anch'io un piccolo orto di erbe aromatiche. È così conveniente. Lo è davvero. Inoltre, è soddisfacente coltivare i propri ingredienti. Cosa ti piace cucinare? Adoro cucinare. Biscotti e torte sono i miei preferiti. C'è qualcosa di speciale nelle prelibatezze fatte in casa. È vero. Hai preparato qualcosa di recente? Sì, ho preparato i biscotti con gocce di cioccolato lo scorso fine settimana. Sono scomparsi rapidamente. Posso immaginare. È difficile resistere ai biscotti fatti in casa. Forse dovrai provare a cucinare qualche volta. Lezione 6. Rimanere carichi. Ehi, Anna, c'è un posto dove caricare il mio telefono qui. L'ho usato molto oggi. Ciao John, sì, ci sono stazioni di ricarica vicino all'ingresso. Sono davvero convenienti. Perfetto. Devo assicurarmi che il mio telefono rimanga carico per il resto della giornata. Capisco. È difficile stare senza il telefono al giorno d'oggi. Quali app usi di più? Utilizzo principalmente app di messaggistica e social media, ma amo anche le app di fotografia. Questo è figo. Le app di fotografia possono davvero migliorare le tue foto. Fai molte foto? Sì, soprattutto quando sono in viaggio o in occasione di eventi. Adoro catturare ricordi. Lo stesso qui. È bello riguardare quei momenti. Qual è la tua foto preferita che hai scattato? Estate scorsa ho scattato una foto al tramonto sulla spiaggia. I colori erano mozzafiato. Sembra bellissimo. I tramonti sono sempre meravigliosi. Anche a me piace fotografare la natura. La fotografia naturalistica è così gratificante. Cattura la bellezza che ci circonda. Assolutamente. Dovrei provare a migliorarmi. Forse potremmo fare una passeggiata fotografica insieme. Sarebbe divertente. Possiamo esplorare e fotografare tutto ciò che troviamo interessante. Lezione 7. Guardaroba estivo. E Anna, ho comprato dei topi estivi. È ora di rinfrescare il mio guardaroba. Ciao Giovanni, mi sembra una buona idea. Quali stili stai cercando? Mi interessano i tessuti leggeri e traspiranti. Qualcosa di confortevole per il caldo. È intelligente. Adoro il cotone e il lino per l'estate. Ti mantengono fresco. Esattamente. Voglio anche dei colori vivaci. Illuminano davvero la stagione. I colori vivaci sono perfetti per l'estate. Ho bisogno di un abito formale per un evento imminente. Sembra eccitante. Hai in mente uno stile specifico per l'abito? Sto pensando a qualcosa di elegante ma comodo. Magari un motivo floreale. I motivi floreali sono adorabili per gli eventi estivi. Sono divertenti ed eleganti.
Esattamente. Voglio anche trovare un vestito che posso indossare per diverse occasioni. Gli abiti versatili sono i migliori. Puoi vestirli su e giù facilmente. Sì, continuerò a cercare. È sempre bello trovare l'outfit perfetto. Assolutamente. Fammi sapere se trovi qualcosa di eccezionale. Mi piacerebbe vedere il tuo nuovo vestito. Lezione 8. L'arte della scrittura. Ehi Anna, stavo pensando a come gli scrittori creano i personaggi. È interessante notare che non sempre sono d'accordo con ogni parola che dicono i loro personaggi. Ciao John, è un ottimo punto. È ovvio nella scrittura che i personaggi possano esprimere pensieri e idee che differiscono dalle opinioni dell'autore. Esattamente. Aggiunge profondità alla storia. I personaggi possono avere le proprie voci e prospettive, facendoli sentire più reali. Sì, e consente ai lettori di vedere diversi lati di un problema. Hai un libro preferito in cui i personaggi hanno voci forti e distinte? Decisamente. In Orgoglio e Pregiudizio, ogni personaggio ha una personalità e un punto di vista unici. Jane Austen rappresenta magistralmente i loro pensieri. Questo è un classico. Adoro il modo in cui Austen usa il dialogo per rivelare i tratti del personaggio. Sembra così autentico. Sì, il dialogo può essere uno strumento potente nella narrazione. Mostra le dinamiche dei conflitti e delle relazioni senza essere eccessivamente esplicativo. Vero, è affascinante quanto si possa trasmettere attraverso la conversazione. Cosa pensi che renda credibile un personaggio? Penso che la vulnerabilità sia la chiave. Quando i personaggi mostrano difetti o difficoltà, diventano riconoscibili e autentici. Assolutamente. I lettori si collegano maggiormente con i personaggi che affrontano sfide nella vita reale. Fa risuonare la storia. Mi piace anche quando i personaggi si evolvono nel corso della storia. La crescita aggiunge uno strato emozionante al loro viaggio. Sì, un arco narrativo può rendere la storia molto più avvincente. Mantiene i lettori coinvolti nel loro sviluppo. Scrivere personaggi complessi è sicuramente un'arte. È ciò che rende la letteratura così accattivante. Lezione 9. Sostenere l'indipendenza. Ehi Anna, ho letto dei modi per supportare le persone che hanno bisogno di assistenza. È importante offrire aiuto promuovendo l'indipendenza. Ciao John, questo è un argomento vitale. Possiamo fornire sponde per il letto o assistenza con i trasferimenti, se necessario, per garantire sicurezza e mobilità. Esattamente. Si tratta di trovare l'equilibrio tra supporto e indipendenza. Come pensi che possiamo incoraggiare l'autosufficienza? Incoraggiare piccoli compiti può essere utile. Ad esempio, consentire alle persone di gestire la propria igiene personale può aumentare la loro fiducia. È un'ottima idea. Dare loro il potere di fare delle scelte favorisce un senso di controllo sulle loro vite. Sì, inoltre, fornire opzioni per ausili alla mobilità può migliorare la loro capacità di muoversi in modo indipendente. Assolutamente. È essenziale adattare il supporto alle esigenze e alle preferenze di ogni persona. Lo hai visto in pratica? Sì, l'ho fatto. In alcune strutture di assistenza vengono implementati programmi che promuovono l'indipendenza attraverso le attività quotidiane. Sembra efficace. Quando le persone si sentono capaci, il loro benessere generale migliora.
Esattamente. È gratificante vedere qualcuno acquisire fiducia e raggiungere i propri obiettivi, non importa quanto piccoli. Lo è davvero. Sostenere l'indipendenza non solo aiuta gli individui ma rafforza anche la comunità nel suo insieme. Lezione 10. Snack salutari. Ehi Anna, sto cercando di mangiare più sano e sto cercando alcune buone idee per uno spuntino. Ciao John, è un bellissimo obiettivo. Hai pensato di incorporare noci e semi nei tuoi snack? Assolutamente. Sono ricchi di sostanze nutritive e forniscono una buona fonte di energia. Che tipologie consigliate? Mandorle e noci sono fantastiche. Sono ricchi di grassi sani e proteine. Inoltre, sono facili da trasportare. È vero. Adoro anche i semi di girasole. Sono gustosi e ottimi per uno spuntino in viaggio. Sì, puoi anche mescolarli con frutta secca per un delizioso mix di tracce. È perfetto per una rapida sferzata di energia. Adoro quell'idea. Che dire delle altre opzioni salutari? Le barrette di cereali fatte in casa sono eccellenti. Puoi personalizzarli con i tuoi ingredienti preferiti. Sembra divertente. Cosa metti di solito nel tuo? Mi piacciono l'avena, il miele, le noci e un po' di cioccolato fondente. È un'ottima combinazione di sapori e consistenze. Io? Dovrei provare a crearne uno mio. Sarebbe più salutare delle opzioni acquistate in negozio. Decisamente. Inoltre, puoi controllare gli ingredienti. È una vittoria per la tua salute e il tuo palato. Grazie per i suggerimenti, Anna. Sono entusiasta di iniziare a fare spuntini più sani. Lezione 11. Il cuore della nazione. Ehi Anna, stavo pensando alla Gold Coast e a come rappresenta entrambe le estremità della nostra nazione. Ciao John, è una prospettiva interessante. Evidenzia davvero la diversità e la bellezza che abbiamo. Cosa pensi che ci sia nel mezzo? Nel mezzo c'è il cuore del nostro collegio elettorale dove prospera la classe media. È essenziale per la nostra economia e cultura. Assolutamente. La classe media svolge un ruolo vitale nel plasmare le comunità e nel promuovere il progresso. Quali sfide pensi che debbano affrontare? Spesso hanno a che fare con l'aumento del costo della vita e della sicurezza del lavoro. Per loro è fondamentale conciliare lavoro e vita familiare. Sì, e anche l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria è importante. Influisce sulla loro qualità di vita complessiva. Giusto. È importante che i politici sostengano iniziative a beneficio della classe media. Quali cambiamenti ti piacerebbe vedere? Mi piacerebbe vedere opzioni abitative più convenienti e migliori trasporti pubblici. Farebbe una differenza significativa. Questi sono ottimi punti. Investire nelle infrastrutture può contribuire a creare un futuro più sostenibile per tutti. Esattamente. È tutto interconnesso. Quando la classe media prospera, l'intera comunità ne trae beneficio. Ben detto. Dovremmo continuare a difendere le loro esigenze e ad adoperarci per una crescita inclusiva. Lezione 12. Consigli di viaggio. Ciao Anna, stavo programmando un viaggio e ho capito che dovrei prenotare in anticipo per ottenere le migliori offerte. Ciao John, è una buona osservazione. Pianificare in anticipo può davvero far risparmiare denaro. Hai una destinazione in mente?
sto pensando di visitare un parco nazionale. Voglio esplorare la natura e fare qualche escursione. Sembra meraviglioso. I parchi nazionali sono ottimi per le attività all'aria aperta. Qualche parco specifico che stai considerando? Sto guardando Yellowstone. Ho sentito che lo scenario è mozzafiato e la fauna selvatica è incredibile. Yellowstone è una scelta straordinaria. Hai controllato se sono presenti visite guidate o attività? Non ancora, ma ho intenzione di farlo. Mi piacerebbe sapere di più sui posti migliori da visitare e sulle cose da fare. Dovresti assolutamente prendere in considerazione i tour guidati dai ranger. Offrono molte informazioni sulla storia e sull'ecologia del parco. È un'ottima idea. Mi assicurerò di prenotarli in anticipo. Hai altri consigli sui posti da visitare? Potresti anche considerare di visitare il Grand Canyon. I panorami sono spettacolari e ci sono molti sentieri da esplorare. Perfetto. Lo aggiungerò alla mia lista. Grazie per i consigli, Anna. Sono entusiasta del mio viaggio. Lezione 13. Percorsi non convenzionali. Ehi Anna, di recente ho saputo di un famoso atleta, Simpson, che ha iniziato la sua carriera professionale abbandonando la scuola prima della laurea. Ciao John, è affascinante. È interessante notare come alcune persone intraprendano percorsi non convenzionali verso il successo. Cosa è successo dopo per lui? Subito dopo aver abbandonato, ha firmato un contratto triennale con una squadra importante. Mostra come il talento a volte possa superare l'istruzione formale. Assolutamente. Ti ricorda che ci sono molti modi per realizzare i tuoi sogni. Pensi però che l'istruzione sia ancora importante? Sì, credo che lo sia. L'istruzione fornisce competenze e conoscenze preziose, ma non è l'unica strada. L'esperienza e la passione possono essere altrettanto importanti. Sono d'accordo. Alcune persone prosperano in ambienti pratici dove possono imparare facendo. Hai mai incontrato qualcuno così? Decisamente. Una volta ho incontrato un musicista che non aveva mai preso una lezione formale, ma aveva un talento incredibile. La sua passione lo ha spinto a perfezionare il suo mestiere. È stimolante. Dimostra che la dedizione può portare al successo, indipendentemente dai percorsi tradizionali. Cosa pensi che motivi le persone in questo modo? Penso che sia una combinazione di passione e desiderio di esprimersi. Spesso hanno una visione forte di ciò che vogliono ottenere. Molto vero. È importante seguire il tuo istinto e perseguire ciò che ti rende felice. E tu? Hai mai considerato un percorso non convenzionale? A volte penso di dedicarmi più seriamente ai miei hobby come la scrittura o la fotografia. C'è così tanto potenziale nei campi creativi. È emozionante. Forse un giorno farai quel salto. Vale la pena esplorare ciò che ti fa sentire veramente realizzato. Lo spero. La vita è troppo breve per non inseguire le tue passioni. Lezione 14. Il business dello sport. Ehi Anna, stavo leggendo di come le spese per le squadre sportive siano salite alle stelle negli ultimi anni. Ciao John, questo è un problema significativo. Con l'aumento dei costi, molte squadre e leghe hanno dovuto prendere decisioni difficili. Cosa hai scoperto? Alcune squadre hanno dovuto ridurre il personale o addirittura lasciare andare i giocatori per gestire i propri budget. È difficile per tutti i soggetti coinvolti. Posso immaginare.
La pressione per rimanere competitivi controllando i costi deve essere impegnativa. Cosa pensi abbia causato questo aumento delle spese? Fattori come gli stipendi dei giocatori, le spese di viaggio e la manutenzione della sede contribuiscono in modo significativo. È una situazione complessa. Sì, e poiché i fan si aspettano esperienze di alta qualità, i team sentono il bisogno di investire ancora di più. È un equilibrio complicato. Esattamente. Alcuni team stanno esplorando nuovi flussi di entrate come prodotti e sponsorizzazioni per compensare i costi. Questo è un approccio intelligente. Diversificare il reddito può aiutare a stabilizzare le finanze. Hai visto quali strategie creative stanno utilizzando i team? Sì, alcuni team utilizzano la tecnologia per migliorare il coinvolgimento dei fan, come le esperienze di realtà virtuale durante i giochi. È innovativo. Mette in contatto i fan in modi entusiasmanti e crea nuove opportunità di guadagno. Assolutamente. È affascinante vedere come l'industria dello sport si evolve con il cambiamento del panorama economico. Lezione 15. Avventure sull'isola. Ehi Anna, hai mai viaggiato su un'isola remota? Ciao John, sì, l'anno scorso sono andato su un'isola sperduta dei Caraibi. È stata un'esperienza straordinaria. Sembra incredibile. Com'era l'isola? Era tranquillo e bellissimo, con spiagge incontaminate e acque cristalline. Perfetto per il relax. Posso immaginare. Hai svolto qualche attività mentre eri lì? Sì, ho fatto snorkeling ed esplorato le barriere coralline. La vita sottomarina era vivace e colorata. Sembra un sogno. Ho sempre desiderato provare lo snorkeling. È stato facile imparare. Decisamente. Le guide sono state molto utili e hanno fornito tutta l'attrezzatura. È stato un ottimo modo per connettersi con la natura. Scommetto, hai incontrato persone interessanti durante il tuo viaggio. Sì, ho incontrato viaggiatori da tutto il mondo. È stato divertente condividere storie ed esperienze con loro. Questa è una delle parti migliori del viaggio. Connettersi con gli altri può rendere l'esperienza ancora più memorabile. Esattamente. Mi piace anche conoscere culture diverse attraverso queste interazioni. Amplia la tua prospettiva. Assolutamente. Dovrei programmare presto un viaggio su un'isola remota. Sembra una vacanza rinfrescante. Lezione 16. Progetti in riva al lago. Ehi Anna, ho appena scoperto un bellissimo lago nelle vicinanze, perfetto per un weekend. Ciao John, sembra fantastico. Cosa ti piace di più del lago? Lo scenario è mozzafiato con alberi ad alto fusto che circondano l'acqua e le montagne sullo sfondo. È così tranquillo. Lo adoro. I laghi sono ottimi per rilassarsi. Dovremmo invitare alcuni amici a unirsi a noi? Assolutamente. Più siamo meglio. Potremmo fare un picnic e divertirci con alcuni giochi all'aperto. È un'idea fantastica. Posso portare degli snack e delle bevande. Cosa pensi che piacerebbe a tutti? Magari panini, frutta e qualche patatina. E non possiamo dimenticare i dessert. I brownies sarebbero un successo.
Mi assicurerò di cuocerne una quantità. Pensi che dovremmo pianificare alcune attività, come il kayak o la pesca? Decisamente. Andare in kayak sarebbe divertente. Potremmo esplorare il lago da una prospettiva diversa. E la pesca potrebbe essere rilassante. È un ottimo modo per legare con gli amici. Sei mai stato a pescare prima? Un paio di volte, ma non sono molto abile in questo. Sarebbe divertente imparare insieme. Esattamente. Possiamo aiutarci a vicenda. Inoltre, l'importante è godersi il momento, giusto? Sì, il solo fatto di stare all'aria aperta con gli amici renderà la giornata memorabile. Non vedo l'ora. Lezione 17. Saluti per le vacanze. Ehi Anna, ho pensato a come salutare le persone mentre sono in vacanza. Può dare il tono all'intera esperienza. Ciao John, è una buona osservazione. Se sei in vacanza, includere queste informazioni nel tuo saluto può renderlo più coinvolgente. Esattamente, dicendo qualcosa del tipo: mi sto godendo le spiagge assolate delle Hawaii. Aggiunge citazione. Sì, fornisce alle persone un contesto e le fa sentire incluse nella tua esperienza. Hai qualche augurio preferito per le vacanze? Adoro usare frasi come sto prendendo il sole. O sto esplorando nuove culture. Sembrano invitanti. Sono fantastici. Rende le tue conversazioni vivaci. Hai mai ricevuto un saluto memorabile durante un viaggio? Sì, in Spagna qualcuno mi ha accolto con bienvenido. È un grande sorriso. Mi ha fatto sentire subito a casa. È meraviglioso. Un caloroso saluto può davvero migliorare la tua esperienza di viaggio. Che ne dici di quando incontri gente del posto? Cerco di imparare qualche parola nella loro lingua. Saluti semplici come ciao o grazie contribuiscono notevolmente alla costruzione di un rapporto. Assolutamente. Mostra rispetto per la loro cultura. È sempre bello entrare in contatto con le persone durante il viaggio. Vi sicuro, ogni interazione arricchisce l'avventura, rendendola più memorabile. Lezione 18. Rompere le abitudini. Ciao Anna, ho letto un articolo su uno che smette di mangiarsi le unghie a gennaio ma ricomincia sempre a febbraio. Ciao John, è interessante. È comune che le persone abbiano difficoltà a rompere le abitudini. Perché pensi che ciò accada? Penso che spesso sia dovuto allo stress o all'ansia. Quando le cose si fanno difficili, le persone potrebbero tornare alle vecchie abitudini per trovare conforto. Questo ha senso. Può essere difficile rimanere impegnati nel cambiamento, soprattutto di fronte alle sfide. Esattamente. A volte le persone hanno bisogno di supporto o strategie extra per aiutarle ad avere successo. Hai mai provato a rompere un'abitudine? Sì, ho provato a smettere di fare spuntini a tarda notte. All'inizio è stata dura, ma ho scoperto che tenere degli spuntini sani a portata di mano mi ha aiutato. Questa è una strategia intelligente. Sostituire una cattiva abitudine con una positiva può fare una grande differenza. Assolutamente. Si tratta di trovare ciò che funziona per te. Hai qualche abitudine che vuoi cambiare? Voglio esercitarmi più regolarmente. Penso che stabilire obiettivi specifici mi aiuterebbe a rimanere motivato. È un'ottima idea. Forse potresti iniziare con allenamenti brevi e aumentarli gradualmente.